sono io, Luisa De Dominicis. Sogno o son destro? La faccio in un attimo! Benvenuti in Soffitta, il canale delle donne che hanno plasmato un'epoca d'oro del cinema italiano. In questa puntata ci immergiamo in un mondo di fascino, talento e sensualità incarnata nella figura di una donna straordinaria, la regina delle regine della commedia scollacciata. Sto parlando, naturalmente, di Edwige Fenech. Signore e signori, Edwige Fenech! Edwige Fenech è uno di quei nomi che brillano nel firmamento cinematografico, una vera e propria costellazione che ha catturato l'immaginazione e i cuori di chi ama il cinema italiano. Ma c'è di più dietro ai ruoli, alle pellicole e alle pose seducenti di questa icona. C'è una donna che con la sua presenza ha contribuito a ridefinire gli standard di bellezza e di talento nel mondo dello spettacolo. Una donna che con coraggio e tenacia ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico italiano. Immaginatevi una bellezza esotica, occhi magnetici e labbra che hanno incantato schermi e cuori per decenni. Edwige è molto più di un volto bello e un fisico perfetto. Nasce in una città algerina che in italiano si traduceva in Bona. Bona! Che farebbe? Ma che mamma ti manda in giro da sola? Ammazza che paraurti che c'hai, Pare che chiacchiera! Oh, ma dove? C'era una gag riguardo Edwige Fenech che una trentina di anni fa la perseguitava e che riguardava proprio la sua carta d'identità. Alla voce luogo di nascita compariva infatti la voce Bona e a volte chi doveva trascrivere i suoi dati pensava, guardandola, che fosse uno scherzo. Nessuno scherzo, l'attrice simbolo della commedia sexy italiana è nata davvero a Bonn, una città algerina che al tempo apparteneva alla Francia e che in italiano si traduceva appunto in Bona. Oggi quella città non è più francese e si chiama Annaba, ma a testimoniare il passato c'è anche l'accento francese di Edwige Fenech, le sue R arrotondate e la sua straordinaria ed esotica bellezza. Una donna che ha dovuto attendere la maturità per dimostrare di essere anche molto, molto intelligente. E ora vorrete sapere tutto su di lei, vero? Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla Soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, bellissime, come la nostra Edwige Fenech. Cominciamo dal principio. Edwige Fenech è nata il 24 dicembre del 1948. Suo padre era maltese e sua madre era un'italiana di origine tunisina. A 16 anni vinse un importante concorso di bellezza, Lady France, che la incoraggiò a tentare la fortuna sfruttando la sua bellezza. Come accade a molte future attrici, lavorava come modella, ma il suo è da sempre un volto che buca lo schermo e sarà destinata a diventare una delle icone del cinema italiano. Ecco perché non mi mandi mai in vacanza da sola, maritino mio dolce. Mi ero quasi scordata che effetto fa sapere che sarebbero tutti felici di infilarsi nel mio letto. È una sensazione molto piacevole, direi quasi eccitante. Le sue labbra carnose e sensuali, i suoi occhi da gatta saranno un giorno il modello di riferimento per chi si sottopone ai ritocchini estetici. Lei al tempo non lo sapeva quando diceva a tutti, e sinceramente, di vedersi come una ragazza normale. Non capiva quanto la natura, dotandola anche di un seno mozzafiato, l'avesse voluta favorire. La vittoria al concorso Lady France l'aveva condotta intanto a rappresentare la sua nazione alla competizione superiore, Lady Europe. Ed è lì che le viene offerto il suo primo ruolo da protagonista in Samoa, regina della giungla. È il 1967, il film non sarà esattamente memorabile, ma diventerà un cult d'avventura nella giungla e renderà il suo volto e soprattutto il suo corpo riconoscibile.
Da lì arriva un film dopo l'altro, Il figlio di Aquila Nera del 1967, il ruolo di Emma Bovary in Madame Bovary del 1969, un adattamento del romanzo di Flaubert, il film erotico Top Sensation del 1969, poi Edwige Fenech, film, ne gira molti in Italia. Gli anni 70 sono la più importante tappa della sua carriera. Ero sicura che sarebbe venuto. Perché non si vuol far vedere? Questo è il nostro momento magico. Eccomi. Lavora in molti gialli che conciliavano crime con erotismo, come 5 bambole per la luna d'agosto del 1970 di Mario Bava, Lo strano vizio della signora Ward del 1971, Tutti i colori del buio del 1972 di Sergio Martino, Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer del 1972 di Giuliano Carmineo e Nude per l'assassino di Andrea Bianchi. Edwige Fenech diventa un sex symbol ed Edwige Fenech in topless diventerà un'ossessione degli italiani. Negli anni 70 Edwige, la reginetta di bellezza internazionale, diventa la regina della commedia piccante italiana ed è spesso in déshabillé. Il cinema d'autore è in crisi e questo genere sembra essere l'unico che fa cassa al botteghino. In realtà coinvolge registi, maestranze e interpreti validissimi che più avanti avranno modo di riscattarsi e quei filmettini tanto criticati diventeranno dei cult. Poi mi piace Sebastiano Bacco. Toccata e fuga. La toccata mi piace, la fuga un po' meno. Mi vengono di gettoli, sono stronzate così, diciamo. Un titolo in cui la Fenech viene identificata molto e di cui lei stessa era così imbarazzata da non presentarsi alla prima proiezione è Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda di Mariano Laurenti del 1972. L'attrice avrà il coraggio di vederlo in VHS solo molti anni dopo per giudicarlo molto più soft di quanto avesse ricordato e con poche scene di nudo. Celebre anche Giovannona Coscialunga, disonorata con onore, del 1973, e 40 gradi all'ombra del lenzuolo, del 1976, entrambi di Sergio Martino. Titoli che entravano a far parte del lessico di tutti i giorni degli italiani. Un altro grande successo di Edwige Fenech, La Pretora, del 1976, è diretto da Lucio Fulci. Mentre nella Dottoressa del distretto militare, sempre del 1976, divide il set con Alvaro Vitali, cosa che accadrà ancora. Ultime della serie, La Dottoressa delle grandi manovre e L'insegnante viene a casa, del 1978. A quel punto però cominciava già a stufarsi dei cliché e riduce i contratti. Mi dicevo che se entro il 30° anno non avessero cominciato a propormi altri ruoli avrei mollato tutto, racconterà tempo dopo. Negli anni 80 Edwige Fenech ed Enrico Montesano sono insieme in Il ladrone e poi con Adriano Celentano in Asso di Castellano e Pibolo del 1981. Ma io ho sempre pensato che lo yoga fosse una disciplina dello spirito e non del fisico. Anche il fisico ha la sua importanza, cazzarelletta. Dunque, adesso le faccio vedere questo ultimo esercizio che sviluppa moltissimo i pettorali. Attenzione! Ma lei non ha bisogno. A pettorali sta bene. Negli anni 80 aveva già partecipato a molti programmi delle neonate reti TV commerciali, ma è negli anni 90 che dà il meglio di sé su Rai 1, conducendo, tra le tante cose, l'edizione 1989-90 di Domenica In, con la regia di Gianni Boncompagni, mentre nel 1991 conduce il Festival di Sanremo insieme ad Andrea Occhipinti. Ai ruoli di attrice ha ormai dato un taglio, come aveva promesso. Si dedica invece ad avviare la terza fase della sua vita, quella che azzera ogni pregiudizio su di lei, e quella di produttrice con la sua compagnia Immagine Cinema. Il suo primo investimento da produttrice è la miniserie TV Il coraggio di Anna, ma in seguito produrrà anche un ambizioso Il mercante di Venezia con Al Pacino come protagonista. Più che Il coraggio di Anna, Il coraggio di Edwige. Mentre gli anni passano, e passano anche gli amori col produttore Luciano Martino, col pittore, fotografo e scultore Angelo Bucarelli, con l'attore Fabio Testi e quello storico con Luca Cordero di Montezemolo. Mentre gli italiani, che la vedono sporadicamente in TV,
chiedono come faccia a non invecchiare e ogni tanto, raramente, accorda la sua presenza in alcune serie TV e nel cinema. Si scopre che Luigi Fenech ha un ammiratore appassionato d'oltreoceano, è Quentin Tarantino, feticista sfegatato dei film ormai culto di cui lei era la protagonista negli anni 70. E così Edwige si ritrova ad accettare una parte in uno dei film horror, Hostel 2 del 2007, di cui è produttore Tarantino. Cos'altro resta da dire di lei? Ah sì, nell'album manca la voce Luigi Fenech figlio. Si chiama Edwin, è nato nel 1971 e oggi vive negli USA. 5 anni fa l'ha resa nonna di una piccolina che adora la follia. Una nonna con le ali si definisce lei, che va spesso a trovarli. Di questo figlio, che Luigi ama molto, non si è mai saputo chi sia il padre. Si diceva inizialmente che fosse Fabio Testi, ma poi lei stessa ha deciso di smentire. Nella vita scandalosa sul set della regina della commedia sexy, questo è l'unico gossip. Nella realtà Luigi Fenech è fin troppo irreprensibile. Niente mi è stato regalato, dice spesso. Ma la terremo d'occhio e prima o poi dovrà confessare, almeno come si fa alla soglia di 70 anni, ad essere ancora così sensuale e splendida, come quando la prendevano un po' in giro per essere nata buona. Un momento, eccolo lì. Il ragazzo dell'ascensore. Proprio niente male. Spogliato ci guadagna. Peccato che non è mai solo, però. Chissà di che segno è. Insomma, Luigi Fenech è un vero tesoro, un mix di talento, bellezza e coraggio. Una donna che ha fatto e continua a fare la storia del cinema italiano e che, senza nessun dubbio, rimarrà un'icona per sempre. A questo punto vorrei conoscere anche la tua opinione. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. E così giungiamo alla fine di questa emozionante esplorazione nel mondo di Luigi Fenech. Spero che questa immersione nelle sue esperienze, nel suo talento e nella sua intraprendenza abbia risvegliato emozioni e curiosità come ha fatto per me. Riflettendo su questa incredibile icona del cinema italiano, mi colpisce come Edwige non sia solo il riflesso dei suoi successi passati, ma anche una donna che continua a proiettare la sua luce nel presente. Oggi la nostra regina della commedia sexy ha abbracciato nuove sfide, si è avventurata nella produzione e ha portato il suo talento nel dietro le quinte, trasformandosi in una produttrice che ha reso tangibile il proprio coraggio e la propria visione artistica. Luigi Fenech, con il suo coraggio e la sua versatilità, la sua eterna eleganza, dimostra che il tempo non limita il talento e la passione. Che sia come attrice, produttrice e soprattutto come donna, Luigi continua a incarnare la bellezza e la forza di spirito che l'hanno resa un'icona senza tempo. E ora, mentre concludiamo questa avventura, vi invito a continuare ad esplorare e imparare dalle storie dei grandi del cinema e a lasciarvi ispirare dalle icone che hanno segnato un'epoca. E cliccando sul video qui accanto potrete scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.